Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato alle DH con un occhio al budget, esaminando, grazie alla collaborazione con il canale YouTube Dungeon Learner's Guide, una nuova lista che presenta delle peculiarità veramente insolite. Ci spostiamo dai colori golgari, nel precedente primer, al verde, semplificandoci un po' la vita sul fronte della mana base, anche se vi andremo a proporre un archetipo che sfrutta in modo del tutto insolito una delle meccaniche più potenti di Magic, quella Storm. Questo bizzarro connubio è dipeso dalla leggendaria scelta per l'occasione, che unisce un color pie apparentemente distante da questa abilità particolare, con una creatura che, se opportunamente stimolata, potrà invadere il board con un'infinità di sue copie. Questa volta vi parleremo di Aiv, Progenitor Ooze. Siamo al cospetto di una creatura proveniente da Modern Horizon 2, set che ha riproposto a più riprese la meccanica Storm, generando molte staple in diversi formati, senza però scatenare, almeno fino a questo momento, interesse per questa particolare leggendaria. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana, 2 generici e 3 verdi, abbiamo una melma, con forza 2 e costituzione 2, e ben 3 abilità, alcune delle quali veramente potenti. Nella prima abilità abbiamo Tempesta. Quando lanci questa magia, copiala per ogni magia lanciata prima in questo turno. Le coppie diventano pedine. Nella seconda dichiara Aiv Progenitor Ooze non è leggendaria se è una pedina. Infine nella terza c'è Aiv entra nel campo di battaglia con un segnalino +1/+1 per ogni altra melma che controlli. Il pacchetto di abilità, in particolare la prima e la seconda, ci permettono di generare sulla carta una marea di token melma, in grado di pomparsi enormemente grazie alla terza abilità del generale, ma il problema di fondo resta uno solo. Come posso aumentare lo Storm Count nel verde? Se cerco un metodo simile ai colori Izzet, colori tipici di questa meccanica, non troverò certo nulla di paragonabile, ma se guardo le cose da un altro punto di vista, le potenzialità per generare value e cloni del comandante ci sono tutti, anche in questo color pie. Una sfida nella sfida con questa Aiv Progenitor Ooze, visti anche i limiti imposti a $100 di questa lista assolutamente budget, ma se avrete voglia di seguirci in questo video vi accorgerete di come è facile invadere l'intero party di uno stuolo di melme incarognite. Con un comandante così strano come Aiv Progenitor Ooze è chiaro che ci dobbiamo ingegnare parecchio per riuscire a sfruttare l'alto potenziale offerto dalle sue abilità, ma c'è un modo, in linea con il color pie a disposizione, perfetto per lo scopo, attraverso le creature. Purtroppo non abbiamo molte di loro come Ornithopter che costano 0 mana e che possono incrementare lo Storm Count agevolmente, ma abbiamo a nostra disposizione una serie di trick come Ugin, Ineffable che possono ridurre il costo di cast fino a 0 di determinati permanenti, in particolare le creature. Con queste premesse, almeno sulla carta, potremo castare un sacco di loro senza incidere sul mana a disposizione, ma dovremmo anche affiancare a questa possibilità tech come Guardian Project, che possono innescare un card advantage aggiuntivo, così da alimentare all'inverosimile lo Storm Count finale. Di certo, visto anche il costo di cast generale, saranno indispensabili dei ramp effect come Walking Atlas, ma da questo punto di vista saremo ampiamente coperti, anche restando nei limiti del budget a nostra disposizione. Di certo potremo popolare il board di uno stuolo di melme, o far entrare agevolmente creature come Trasha, Tempest Roar, così da annichilire gli avversari con diversi bittanti, magari pompati da altre tech di contorno che vi mostreremo in questo primer. Insomma, una via per rendere la nostra Aiv Progenitor Ooze efficace lo potremo avere, si tratta solo di capire cosa inserire nel 99 per costruire una build economica ma altrettanto divertente e inaspettata. Se il nostro obiettivo principale deve essere quello di caricare a dovere l'abilità Tempesta della nostra Aiv Progenitor Ooze, è chiaro che il focus di tutta la build si deve orientare su questo fronte, anche visti i limiti di budget a disposizione. Anche scegliendo tra creature in colore artefatto, pensiamo a Bonded Construct, Excavated Wall, Inquisitive Puppet, Sparring Castra e Wicked Witch, abbiamo comunque dei costi di cast da sostenere e per l'economia del mazzo possono fare poco da sole. Certo, possiamo anche annoverare Gingerbrut e Crashing Down Bridge, che hanno e offrono haste a tutto il board, ma siamo comunque di fronte a scelte che non riescono veramente a incidere sulla nostra azione, visto che avremo buona parte delle nostre creature con statistiche poco incisive. La vera chiave di volta perché il nostro piano funzioni passa attraverso una serie di enabler che ridurranno il costo di cast delle nostre creature, così da poterne lanciare molte, anche a raffica, senza incidere sulle fonti di mana, che devono essere lasciate libere per il generale, iniziando da alcune creature, Centaur Omen Reader, Duskwatcher Recruiter, o meglio suo retro, Clanrod Orwer, Azeroth Channeler, Foundry Spectre, Joyras Familiar e Nilea Kinenai. A questo primo nucleo, che ci può ridurre anche di 2 mana generici il cast delle creature, affiancheremo alcuni artefatti, così da avere ancora più consistenza nella nostra azione ed essere certi di innescare con costanza il nostro Storm Count attraverso Claw Key, Elmova Awakening, Rona's Monument e Semias Anvil.
Capite bene che con uno o due di questi permanenti in campo saremo in grado di castare a gratis praticamente tutto il nostro mazzo, ma in questo modo, dopo esserci svuotati la mano, avremo ben poco da fare, a meno che riusciamo a sfruttare qualche draw effect tra i tanti innescabili con l'ingresso delle creature: Battle Mammoth, Beast Whisperer, Keepers of Fable, Acclaim Adversary, Primordial Sage, Sky Scanner e Soul of the Harvest. Ora si comincia a delineare il piano diabolico dietro questa build, che tra sconti di cast delle creature e questi elementi di card draw, crea una combinazione perfetta per innescare una tempesta enorme che permetterà la creazione di innumerevoli token che travolgeranno l'intero party. A sostegno di questa strategia affiancheremo alcuni incantesimi chiave, Greater Good e Recycle, che ci daranno maggiore solidità nell'azione, visto che il nostro board potrebbe subire facilmente le ire dei nostri nemici, appena avranno compreso l'idea folle dietro il nostro piano di conquista. Vista l'importanza di fare card advantage in questo mazzo, aggiungeremo anche qualche magia capace di farci pescare nuove carte, con Explore, Life's Legacy, Monument Stone's Fall, Return of the Wise Speaker e Ricard Expertise, con alcune di loro che offrono anche degli effetti di contorno, molto utili a fare nostro al match. C'è ancora un'ultima opzione, utile per generare value, Deep of the Needed, che potrà avvantaggiarsi delle creature in campo con dei segnalini +1/+1 sopra, un plus che potremo ottenere grazie al comandante, ma anche attraverso alcune carte di contorno, Arcbound Worker, Crystalline Giant, Mirror Craftling, Verdant Automation e Steel Overseer. Alcune scelte non sono certo eccesse, ma l'ultima potrebbe alla lunga essere persino una finisher, visto che buona parte del nostro board sarà composto da creature artefatto, che si potrebbero pompare con il tempo diventando ingestibili per l'intero party. A dispetto del suo color pie e delle abilità incastonate in Naive Progenitor Rouge, siamo in grado di costruire una build orientata a effetti Storm, anche se, sfruttando alcune scocciatoie con le creature, restano però alcuni tasselli da incastrare con il budget a disposizione. Innanzitutto dobbiamo riuscire ad avere più mana in fretta, sia per il cast del generale, sia per riuscire con pochi elementi a produrre diversi token Melma, così da impensierire sin da subito l'intero party, a partire da una serie cospicua di creature: Coppermere, Diamond Lion, Gremlin Barrier, Hedra Crawler, Millikin, Ornithopter of Paradise e Palladium Mirror. La scelta è ricaduta su mana dork di tipo artefatto, con costo di cast incolore, perché meglio agevolati dagli sconti dei nostri enable, permettendoci di non avere l'obbligo di usare mana colorato per la loro esecuzione, così da avere più chance di castare presto il comandante. Anche attraverso i ramp effect molto presenti nel verde possiamo garantirci prima del tempo che la nostra macchina si mette in moto prima del previsto. Ecco perché fanno capolino Sakura Tribe e Wilfield Scarecrow, primi baluardi di questa necessità. Insieme a loro affiancheremo le magie molto presenti e abbordabili nel costo, che ci faranno sempre comodo per la nostra azione: Cultivate, Explosive Vegetation, Arrow, Kodamas Reach, Migration Path, Rampant Growth e Royal Regrowth. Un nutrito comparto che ci farà comodo per avere molte delle nostre terre base in campo, senza contare che con Blighted Woodland e Temple of the False God possiamo sperare di avere, senza svenarci troppo, qualche utility in più per avere mana in abbondanza. Con un piano che punta quasi completamente sulle creature, qualche rischio di venire falcidiati dagli avversari c'è, ma le poche opzioni che ci proteggono sono alla fine Stonecold Sempert e Spark Hunter Manticore, per avere qualche chance dopo una vratta, che ci potrà vedere in seria difficoltà. Per questa evenienza cerchiamo con Mir Retriever e Workshop Assistant di recuperare qualche pezzo dal cimitero per raddrizzare eventuali rimozioni, soprattutto se vanno a colpire i nostri strumenti di card advantage, che possono sempre permetterci ripartenze fulminee. Infine, restano alcuni slot liberi per delle scelte di contorno: Epdol contro i cimiteri avversari e Oppo Gigapur, che ci può silenziare quanto basta un avversario con la speranza di poter fare il nostro gioco indisturbati fino alla vittoria. Con un gameplay così estremo e inaspettato offerto da questo Eve Progenitor Rouge, è chiaro che molte scelte a buon mercato possono essere sostituite, con un esborso importante, dalle molte staple che offre il verde, che nel tempo è stato rimpinguato di carte veramente potenti, decisamente utili a migliorare questa lista. Con una massa critica di creature molto alta, anche se dalle statistiche misere, Triumph of the Hordes potrebbe risultare una win condition aspettata ed esplosiva, anche senza necessariamente la presenza del generale in campo, anche se di certo vi attirerete l'odio di tutto il party con questa carta. Per una maggiore protezione dai counter verso le vostre carte verdi migliori, Allosaurus Shepherd potrebbe risultare una scelta più che valida, a patto di introdurre un maggior numero di creature di questo colore, a discapito dei molti artefatti presenti in questa lista. Una carta praticamente perfetta, visto quel che offre, per il gameplay ideato per questo archetipo, è The Great Henge, che si candida come un ottimo upgrade. Peccato che sia, giustamente, una carta molto richiesta e dalla rarità elevata, ponendola al di fuori del nostro budget complessivo. Visto che puntiamo sia a distribuire segnalini sia a produrre token in quantità, Doubling Season ha tutte le carte in regola per entrare tra le 99, peccato che nonostante le ristampe questa carta valga quasi l'ammontare dell'intero mazzo.
Infine, vista la nostra perenne fame di mana, soprattutto colorato, Cryptolith Rite non sarebbe un'aggiunta da disdegnare, visto che non ha un costo improponibile e potrebbe, visto il numero elevato di creature in questa build, fare veramente la differenza una volta entrato in campo. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer, che si è concentrato su questa Eve Progenitor Ooze, una leggendaria decisamente fuori dal comune, che però è in grado di offrire un gameplay spumeggiante, riuscendo, con un budget limitato, a stupire più di un avversario, permettendovi di entrare nel mondo delle DH senza grossi investimenti. Ringraziamo Dungeon Learner's Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video, e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certi di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.